Ciao Ganga, bentornato. La prima puntata è stata, devo dire, molto, molto bella e io mi sono divertito in primis, però si sono divertiti anche tantissime persone e ha avuto migliaia di visualizzazioni, commenti favorevoli, eccetera, eccetera. Quindi sarai costretto ad insistere in questo spazio, chiamiamolo didattico, e poi il successivo commento di quella che sarà la Prada Cup. Lo faccio molto molto volentieri. L'importante è che questa puntata l'abbia vista Fez. Questo è il che vorrei dire. Ok? Guarda, Quindi lui Fez, guardi questo video messaggio. La gente, molti non sanno chi è Fez, ma Fez è il pilastro portante di Caprera, per cui assolutamente sì, probabilmente tra l'altro è lì, quindi lo vedrà, ci vedrà senz'altro. perfetto. Allora, visto che il commento sulla regata in generale, sulla Coppa in generale l'abbiamo già fatto nella puntata precedente, in questa puntata, per cominciare, quello spazio lì lo occupiamo con un tuo racconto, cioè ti chiamano Ganga, che non è il diminutivo di Gabriele o il nomignolo familiare, ma è un evento particolare che ti è successo e quindi credo che sia giusto che tu lo racconti. Sì, Vai. ok. Ha due sfaccettature questo soprannome. Uno è in realtà un nomignolo familiare che mi mise mio fratello Francesco quando eravamo piccoli. Però l'aneddoto più divertente è stato una regata che ho fatto sulle Barche Grandi con un armatore indiano molto facoltoso. Eravamo su questa barca e in una regata in cui eravamo messi molto male, prossimi all'ultima posizione, anzi forse eravamo proprio ultimi, e c'era da fare questo bordo, monobordo a destra, che noi purtroppo dopo la partenza eravamo partiti male, quindi eravamo stati rimbalzati a sinistra, ed era sto monobordo per cui tutti i metri fatti a sinistra era spazio perso, ed eravamo ultimi, insomma giravamo sto campo di regata in ultima posizione. Se non che l'ultima bolina io per disperato giriamo sta boa di poppa ultimi e gli dico a questo dai viriamo e andiamo a Virata sinistra. della disperazione. C'erano a bordo qualche professionista, insomma, qualche collega che quando io ho chiamato la virata mi ha guardato come dire, ma allora ci sei, non è che ci fai. Se non poi spariamo sul bordo a sinistra, era fine del pomeriggio, quindi era brezza termica che stava calando, per cui io mi era venuta una speranza, sai, quando la termica finisce può succedere un po' di tutto, no? E in effetti sta termica finiva e noi con una botta di sedere micidiale da sinistra il vento cala, alziamo la prua di 20 gradi, arriviamo all'incrocio e giriamo la boa, c'era tutta la flotta che era virata e arrivava da destra e noi ci infiliamo 2 metri davanti il primo che arrivava da mura dritta. Questo armatore indiano che non aveva capito niente, ma che aveva solo capito che da che eravamo vedevamo le poppe di tutti, stavamo girando davanti a un altro, giriamo la boa, tutti un po' emozionati, lui si gira verso di me e mi dice Ganga! Ganga è il nome di una divinità lì in India, no? Poi me l'ha chiamato lui dopo. Da lì, insomma, è stato ripreso questo. No, in realtà non è stato nessun caso di divinità, ma soltanto del sano culo che ogni tanto Lo ci so, vuole. però sai, Ogni in tanto ci vuole, genere ogni tanto ci bisogna vuole. trovarsi anche nel posto giusto per avere. Sì, sì, io ero ultimo, era il posto perfetto per avere quella botta di culo. Però succede, cioè, succede a quelli bravi in genere, perché poi se lo confermano è una cosa, se invece Sì, succede solo una regata nella vita, mi sono probabilmente giocato la botta di culo dell'anno perché poi da quel momento in poi non ho è avuto, finita la cioè me la sono partita. dovuta sudare tutta quella regata. Te la Là sei dovuta è sudare. un bonus. Senti, Ganga, tanto grazie dell'aneddoto, che me l'hai già raccontato e ogni volta è un piacere riascoltarlo. Cerchiamo di andare avanti con quello che abbiamo detto. Abbiamo visto, questa per noi è il terzo episodio, abbiamo già visto il discorso del percorso, delle partenze, abbiamo visto con Roberto Ferrerese un mini regolamento di regata, insomma, quali sono le precedenze. Oggi un argomento forse probabilmente un pochino più tecnico, forse anche più complicato per chi è principiante, che cerchiamo di semplificare al massimo. Ci sono questi termini ricorrenti quando ci sono i commenti delle regate, che sono VMG, leyline, tutta una serie di parole spesso inglesi di difficile comprensione.
fugo ogni dubbio, non ci infileremo in un trattato astrofisico del campo di regata, della VMG, cercheremo di spiegarlo con parole molto semplici, con dei disegni semplici e con delle immagini. Ricordo che le cose semplici sono sempre le cose più efficaci, anche ad altissimi livelli. Questo è il mio parere. Quindi semplificare è la parola d'ordine. Quindi cercheremo di farlo nella spiegazione. Vorrei partire direttamente sul campo di regata, no? Quindi tutto quello che definiamo come ley line e come bordeggio. Abbiamo già visto che all'interno del percorso ci sono delle situazioni nelle quali si dovrà bolinare e delle altre situazioni in cui bisognerà fare tutto il lato a scendere, che chiamiamo di poppa, poi in realtà sappiamo che con queste imbarcazioni la poppa è più complicata da fare, anzi direi che proprio non si fa, e quindi vorrei vedere che cosa succede all'interno del percorso e diciamo come ci si destreggia all'interno. Se vuoi cominciare la tua disamina, io nel frattempo... Sì, allora, trattando l'argomento delle ley line, allora intanto come possiamo definire una ley line per un livello, diciamo, da apprendista? La ley line è quella linea immaginaria che ovviamente non è disegnata sull'acqua, che ci fa da, chiamiamolo, confine se siamo di Bolina, per esempio, per raggiungere una boa. Tu hai appena tracciato la boa di Bolina, se mi disegni una barca muri a sinistra, che Sì, sta andando di Bolina, ok, perfetto. Questa barca, stiamo ragionando ovviamente in assenza di avversari, questa certo. barca procede muri a sinistra e ad un certo punto incontrerà una linea che, diciamo, non è disegnata sull'acqua, ma quella linea rappresenta il confine dove sarebbe per quella barca giusto virare per fare la rotta ideale una volta sulla mura dritta per raggiungere la boa. Quindi questa barca procede muri a sinistra, a un certo punto arriverà alla ley line, chiamiamolo in italiano confine. Se questa barca virasse esattamente qui, poi muri a dritta raggiungerebbe la boa. Ovviamente per ogni barca c'è una ley line, c'è un catamarano, diciamo che ha un angolo di virata di circa 90 gradi, ok? Certo. Avrà una ley line come l'hai disegnata tu. Una barca più lenta e più orziera, tipo i vecchi Coppa America, che facevano un angolo al vento di circa 33 gradi, quindi l'angolo di virata è 66 gradi, le ley line avranno degli angoli un po' più così, quindi il catamarano così, una barca tipo vecchia Coppa America in questo modo. Facciamo finta che però siamo su un catamarano, sui nuovi Coppa America che Diciamo hanno... che in base poi Esatto, esatto. Ok. applicato, intanto giusto per chiarire, aggiungo la direzione del vento che naturalmente è Sì, sì. questa. Questo Perfetto. anche per ricordare che il concetto di ley line deriva anche dal concetto che noi a Caprera chiamiamo angolo morto, cioè ovvero uno spazio molto vicino alla direzione del vento nel quale la barca non è in grado di navigare. Esattamente. Quindi, Esattamente. diciamo, specularmente a questo angolo abbiamo quella che si definisce la ley line, e può essere sia da un lato che dall'altro, naturalmente, mura a dritta e mura a sinistra. Questa barca potrebbe commettere due tipi di errori. Diciamo, allora, dove abbiamo disegnato adesso è il punto più giusto dove virare. Se la barca, diciamo, virasse un paio di lunghezze prima della ley line per un errore di valutazione, Siamo ok? in questo punto. Esatto, e vira in questo punto verde che tu stai appena disegnando, diciamo che una volta che lei si è messa a muria dritta, non ce la farà a raggiungere la boa. Sarà costretta a fare, ahimè, altre due virate per girare correttamente quella boa, ok? Un altro tipo di errore potrebbe essere se quella barca vira, anziché due lunghezze prima della ley line, facciamo finta due lunghezze dopo, ok? Quello che in gergo viene detto vai alto in ley line. In questo caso raggiungerai sicuramente la boa rossa, ma anziché arrivarci di bolina, ci arriverai di bolina larga, il che si traduce in una perdita di questo spazio, esatto, E, alto in line, ossia in spalla. Qual è l'errore? È un errore geometrico, cioè praticamente hai perso dello spazio che è la distanza, non altro che la distanza tra il punto giusto in cui avresti dovuto virare e quello dove hai virato. Cioè se tu hai allungato la ley line di 20 metri,
probabilmente avrai buttato via circa 20 metri quando arriverai alla boa. Adesso Certo. dipende dalle barche, chiaramente Questo presenti. poi lo vedremo, lo vediamo direttamente su alcuni video che abbiamo scaricato, così poi dopo li analizziamo Quindi molto. questo è il concetto di ley line. Chiamiamolo un confine ideale nel quale virare per arrivare con la rotta giusta alla boa di bolina o di poppa o alle boe di partenza. Ogni boa ha una sua ley line. La sua line. Aggiungo solo un piccolo pezzettino e poi andiamo subito sulle immagini, che insomma è tutto il discorso del bordeggio, cioè dicevamo che appunto una barca a prua al vento non può navigare e quindi dovrà fare delle boline, delle rotte spezzate che l'avvicinano verso la boa, e questo angolo che sarà in grado di fare sarà variabile in base alla tipologia di imbarcazione, in base all'intensità del vento e in base anche spesso e volentieri alla scelta in funzione di quella che al naso chiamiamo UMG e poi che poi andiamo a vedere. Ecco, giusto per chiarire una cosa, queste linee, adesso cancello un secondo la parte delle line, queste linee immaginarie sono mobili e sono, diciamo, si spostano in base alle oscillazioni del vento e quindi tutte le possibilità che ci possono essere. Questo per ricordare che il vento non è mai costante sul percorso e sarà il motivo per cui nelle immagini che vedremo in Coppa America a volte vedremo delle barche che improvvisamente accorciano le distanze, aumentano le distanze o addirittura queste linee si spostano perché il vento sì, tendenzialmente viene da una direzione, ma non è perfettamente da quella direzione. C'è da dire un'altra cosa interessante, che più il vento oscilla, cioè più il vento salta, più su una barca veloce, quindi le barche della Coppa America attuale, devi necessariamente fare una media sulla ley line, cioè mentre su un laser se tu viri e se diciamo su ogni oscillazione e poi ti aggiusti sulla ley line alla fine non è un problema, nel senso che fai una doppia virata. Su barche dove ogni virata la paghi 3-4 lunghezze, preferisci magari arrivare un pelino in spalla, un pelino alto, ma non dover virare, e quindi anche tatticamente parlando, quando scegli dove virare, se sai che il vento è oscillante, che quindi se dopo che hai virato ti arriva un salto di vento in prua, quindi quello che in gergo chiamiamo uno scarso, e rischi di non fare la boa, preferisco fare 2 lunghezze in più, virare, così anche se mi arriva uno scarso ho del margine per girare quella boa. Quella è una cosa importante. Questo è molto chiaro. Quindi andrei sulle immagini, ti faccio... C'è un esempio, c'è stato quello di cui ti parlavo prima, la regata tra, tra gli americani e i neozelandesi, in Sì, cui gli americani erano avanti, che c'è stato quel fatto interessante di esatto. quasi collisione alla bodibolina, dove gli americani commettono un errore di valutazione della ley line. Credo che tu hai preso... Stavo andando a prendere quella, così il disegno che abbiamo visto e la situazione che abbiamo individuato alla lavagna lo vediamo sulle immagini, che poi ai nostri, cioè a chi ci segue rimane anche molto più chiaro. La situazione è questa. Diciamo che lo scenario è questo. Team USA si sta avvicinando alla boa, come abbiamo imparato, quelle che vediamo qui sono appunto quelle che Quelle sono le ley line più esterne del gate. Diciamo che manca, noi potremmo disegnare ancora 2 ley line delle 2 altre boe, però certo, va bene così. Praticamente la storia è questa: le barche stanno navigando entrambe muri a sinistra di bolina, con gli americani che sono in controllo dei neozelandesi, ok? Quello che accadrà è che le barche verranno avanti in muri a sinistra e praticamente l'americano andrà oltre la ley line della boa del gate dove c'è scritto gate 5. la vado a disegnare, Ganga, Bravissimo, facciamo finta, ecco, perfetto. Questa più o meno sarebbe la ley line ideale. questo per dire che comunque per spiegare quello che dicevi tu, le line di ciascuna boa sono sempre una ley line mura dritta e una ley line mura a sinistra. Nel Benissimo. caso del gate diventano addirittura 4 le ley line possibili. Ora, Esatto. adesso che Praticamente l'errore che commette l'americano, così poi quando guardiamo il video chi ci ascolta certo, certo, certo.
praticamente l'americano, anziché virare in prossimità della linea arancione, cioè dalla ley line, andrà 4-5 lunghezze più alto, più in spalla. Qui, perfetto. Il neozelandese invece virerà esattamente sulla ley line Sì. e si verificherà quindi quella famosa perdita di cui avevamo parlato prima, per cui poi quando arriveranno in boa, da che l'americano aveva questi 74 metri di vantaggio, andando in spalla alla boa saranno molto vicini, addirittura c'è una chiamata di penalità. Esatto. Okay. Vado subito a vederla. A sinistra. Perfetto. Fai un attimo stop, Vincenzo. Sì. Ok. Diciamo che in questo momento l'americano ha un vantaggio laterale sui neozelandesi, no? Sì. Che nel momento in cui l'americano raggiunge la ley line, tatticamente parlando, siccome entrambi vanno a girare la boa di sinistra perché non ce la fanno a girare quella di destra perché dovrebbero fare due virate, nel momento in cui tu tocchi la ley line, non c'è, diciamo, viri perché ogni metro fatto in là è strada persa e anche tatticamente l'altra barca non ha nulla da guadagnare, ok? Quindi diciamo che questo è sicuramente un errore, non c'è un errore non ho il Diciamo, io dubbio. provo a disegnarla tenendo il riferimento l'altra ley line, perché più o meno insomma dovrebbe essere la stessa. Se andiamo come angolo, intendo rispetto al vento, quello che stai dicendo tu è che in sostanza questa qui è un'ottima separazione tra le due barche. Se in questo punto American Magic avesse già virato, avrebbe costretto New Zealand a Ad andare proseguire. oltre la ley line. Una rotta per non essere nei rifiuti. Esattamente, e quindi da che aveva 74 metri di vantaggio probabilmente sarebbe arrivato in boa con 100 metri di vantaggio, ok? Certo. Invece lui commette l'errore opposto, cioè vira oltre ley line, New Zealand anticipa la virata e si mette giusto in ley line e vedremo quello che succede. Cancello il mio disegno e vado avanti. Qui proseguono ancora per molto, peraltro. Cioè, adesso vediamo la posizione finita dopo la virata. Ecco qua, stop, perfetto, è esattamente quello di cui abbiamo parlato. Vedi, New Zealand da qui raggiungerà la boa. L'americano ha buttato via, disegna una striscia verde o quel colore che vuoi, tra la ley line e l'americano. sì, la disegno dello stesso colore perché Sì, ok. Tutto questo è strada buttata via. diciamo che la rotta che poi farà di fatto American Magic È una rotta più larga. sarà tutta questa acqua di fatto in spalla regalata a New Zealand. Esatto. Una cosa molto importante, mentre sul laser per percorrere questa distanza ci metti 20 secondi, Certo. questo è un errore di valutazione di 2 secondi, ok? Quindi stiamo parlando di un errore che sì, è sicuramente un errore, però è un errore veramente di... Hai visto il tempo che è quello dal timone di Certo. sopra e sotto, probabilmente ha bruciato via tutta questa lunghezza Però qui. la domanda che ti faccio, Gang, è questa, no? Siccome è vero che, però è anche vero che questi 2 secondi loro comunque li calcolano, nel senso li sanno, Sì, come errore è molto vistoso. Non è sì. che adesso lo dico così, probabilmente è comunque un errore, ma non è che tante volte avevano valutato di voler andare a virare su quest'altra boa? E no, perché per virare su quella, per girare quella boa di cui parli tu, lui deve fare una virata adesso e Sì, poi un'altra un'altra virata. virata, certo. Ok? Io credo che con queste barche, ne sono sicuro, minimizzi le manovre, per cui io credo che lui Non ne se... valeva comunque la pena di fare un'altra virata No, per no, andare su quel credo proprio di picco. no perché l'avrebbe fatta. Nessuno gli vieta di farlo. Cioè adesso noi vedremo che entrambi vanno alla boa di sinistra. Ok? Se lui avesse voluto andare su quella di destra, poteva tranquillamente tra 10 secondi rivirare, però soprattutto non fai una doppia virata in down speed, cioè lui adesso ha appena finito di Certo, virare, non avrà neanche il tempo di raggiungere quello che chiamano il target speed, cioè la velocità massima della barca che si ritroverebbe a dover fare
un'altra virata. Io credo che è semplicemente stato proprio un errore di valutazione o della ley line o dei tempi di reazione della barca, cioè da quando dici ok viriamo a quando Quando materialmente viri, effettivamente finisce il... ci potrebbe essere, io adesso non ho mai navigato su queste barche, ma immagino che ma qui l'errore è brutto perché poi in Boa di Bolina ci sarà una penalità che viene assegnata sì, agli americani e rischiano di perdere la regata. Poi certo, New Zealand fa una pessima strambata e esatto. cadrà dal foil. Ma Smette di un volare. errore, ecco, torno al discorso di quanto è bella questa edizione della Coppa America, perché un errore di questo genere avrebbe potuto determinare la vittoria di una barca che era dietro. Certo, Eh, certo. Ok, quindi proprio ancora una volta un errore umano diventa determinante e questa è una cosa che a me piace moltissimo. Vediamo ancora. Non è diverso dallo sbagliare una mainata o dal far male Bravo. un'istata, cioè più o meno stiamo nella stessa partita, cioè Sì, sì. cambiano. Ancora una volta, come ho detto l'altra volta all'ultima lezione, sono sicuro che gli americani tornati a terra avranno visto questo video e avranno detto esaminiamo l'errore che abbiamo fatto qua, Certo, ok? chiaro. Perché questa è una cosa bellissima della Coppa America, non si va a casa finché la giornata non è stata chiusa, impacchettata nelle tabelle, negli errori, no? Sicuramente avranno detto è stato un problema di... perché io mi è sembrato di vedere nel video che Dean Barker chiamano la virata, ma in effetti da quando lui si muove a quando virano passa del tempo, per cui c'è stato lì secondo Magari ha me ritardato il foil. sì, ho ritardato il foil, c'è stato un errore di comunicazione o un errore di valutazione, ecco, io credo che sia quello. Proseguo così vediamo come finisce in base a quello che abbiamo raccontato. Qui è drammatica la situazione. Esatto. New Zealand riuscirà a fare quella boa, Anzi, forse addirittura New Zealand anche un pelino in spalla. tocca le lunghezze prima, vedi, tac. Sì, direi che la sua valutazione è stata quasi perfetta perché hai bisogno di un po' Certo, chiaro. di spazio per accelerare, sai. Penso che hanno fatto veramente qua una cosa bellissima. E qui ne avrete parlato con Con Robby, Robby. certo. Però, Non so. ecco, per chiarire che probabilmente, dicevamo, potevano essere un paio di concause, fondamentalmente Emirates sta cercando di mantenere la barca ancora orzata per avere un sufficiente spazio per poi fare un bel tuffo verso il sottovento, quindi per fare questo Assolutamente sì. tenendosi ben distante American Magic. Sì, considera che nessuna regola costringe New Zealand a appoggiare qui, eh. Certo, certo, Cioè, lei certo, potrebbe arrivare fino a terra, volendo. certo, certo, Ok? certo. Ben al Quindi di lei fuori. all'interno si verificherà la richiesta di penalità e viene assegnata una penalità agli americani. Per cui, ecco, come avete visto, se l'americano avesse virato perfettamente sulla ley line, avrebbe mantenuto quei 75 metri di vantaggio. Certo, Lui è andato una cinquantina, adesso una sessantina di metri oltre ley line, si è suicidato. che non è altro che una lunghezza e mezzo, due lunghezze, quelle che sono, e ha perso tutto quel distacco. Questo è un classico esempio di ley line in spalla. Certo. Qui poi prosegue, insomma, la regata continua e sappiamo poi come andrà a finire. Direi che ci vediamo subito un'altra ley line tra Luna Rossa e Team New Zealand, perché questo credo che sia un caso anche abbastanza interessante per chi ha guardato le regate. Cioè, siamo al leg 3 dell'ultima regata, insomma, quella lì che a un certo punto Luna Rossa non volava più e New Zealand è riuscita a recuperarla. Dopodiché c'è stata una grandissima rimonta di Luna Rossa sul campo, poi vedremo affrontando il discorso della VMG perché effettivamente è andata più o meno in questo modo, però diciamo che nel terzo giro Luna Rossa riesce a rimontare New Zealand, gli va addirittura in testa e provo a tornare un secondo indietro che vediamo bene lo scenario Sì, dall'alto. sì. Qui abbiamo Luna Rossa che sta cercando di andare appunto sulla parte destra del percorso
e quindi ad andare a prendere la relativa ley line, cioè questa. E New Zealand che invece fa rotta comunque verso il gate, più o meno verso il gate, adesso poi non sappiamo, o meglio, poi sappiamo che cosa succede, ma probabilmente ancora non ha scelto o sta vedendo cosa sta facendo Luna Rossa. Quindi proseguo con il video. Adesso Luna Rossa va a virare. E tra poco arriverà l'immagine dall'alto. Ora qui sembra, man mano che vanno avanti le immagini, forse ancora manca qualche secondo, che Luna Rossa, l'abbiamo visto nell'immagine precedente, si trovava quasi in spalla, quindi sopra la line, invece dopo pochi istanti si trova sotto, quindi da una posizione di netto vantaggio si trova addirittura dietro a New Zealand. Sì. Perché succede questo, Ganga? Qui già New Zealand gira la boa, mentre Luna Rossa, che sembrava comunque abbastanza in testa, girerà abbondantemente dopo. Beh, in realtà, adesso mi ricordo bene, praticamente qui era un momento in cui, se guardiamo l'incrocio prima, Luna Rossa aveva guadagnato tanto. Sì, aveva guadagnato tantissimo. E praticamente qui la barca neozelandese ha preso un salto di vento a sinistra. L'ho commentato con mio fratello e praticamente in tutta quella bolina, nell'ultima bolina, Luna Rossa andava molto forte, si era avvicinata tanto. All'ultimo incrocio prima di questo si sono separati, e questa è la separazione che noi vediamo, e in tutta questa fase i neozelandesi hanno preso sinistro, cioè il vento è ruotato a sinistra e hanno alzato la prua, per cui quando Luna Rossa ha virato lì nell'angolo della ley line, sì, ha virato e praticamente tu vedi come se stesse tornando un po' indietro perché sta entrando nel salto di vento a sinistra, che per lei è uno scarso, quello che noi volgarmente chiamiamo scarso. Cioè, è stata più o meno questa qui, insomma, vira, va dritto dritto, però a un certo punto appoggiando appoggia e si ritrova in questo punto. Questo vuol dire... entra in questo salto di vento sinistro sul quale il neozelandese ha guadagnato. Ora, questo è un punto interessante che non è sulle ley line, però... Diciamo che finché il vento si trovava in questa situazione, indicativamente, adesso non abbiamo anche la prospettiva, non è semplicissimo da disegnare, comunque finché il vento era questo qui, da questa direzione costante, era giusta la rotta in cui si trovava Luna Rossa all'inizio. Dopodiché, mentre diciamo che la rotta di New Zealand, adesso provo a seguirle la scia, puntava in un punto un pochino più in basso. Esatto. Che succede? Una rotazione del vento verso sinistra, quindi un vento che si sposta in questa direzione. Bravo Vincenzo. Consente fermo restando che gli angoli rimangono uguali per tutti e due. L'angolo del vento rimane uguale, ma cambia il vento. Cambia la direzione stessa del vento. New Zealand da questo punto in poi potrà far questo, quindi andare più... E se guardi la scia lo fa un po' di banana a sinistra, diciamo. Più va avanti, poi dopo purtroppo salta l'immagine e non si riesce a vedere, mentre con la seconda situazione, quindi con il vento 2, Luna Rossa sarà costretta a appoggiare proprio perché questo vento gli sta girando esattamente sulla sua prua. Esatto. Che tutto quello che era vantaggio a quel punto diventa, per Luna Rossa diventa vantaggio per New Zealand e svantaggio per Luna Rossa, dico bene. Esatto. Ma questo non è altro che un normalissimo salto di vento che ci sarà capitato 1 miliardo di volte alle regate, solo che a noi non ci inquadra mai nessuno, abbiamo le boe scritte sull'acqua. E questa è una cosa interessante, sai Vincenzo, perché tante volte mi è capitato di parlare con mio fratello in questi giorni, gli dicevo, che so, facciamo finta, l'americano ha guadagnato 20 metri sul neozelandese in bolina, in poppa. E lui mi dice, cioè, in tutte le regate accade che una barca guadagna o perde 20 metri, non per forza quella barca è più veloce, hai un aumento del vento, hai sul laser, sul 470, quante volte tu sei primo, c'hai quello secondo,
e nell'arco di una bollina quello ti guadagna 2 lunghezze, ma a te interessa vincere la regata, poi che la vinci di 100 metri o la vinci di 80, è che noi, la nostra prospettiva è influenzata dai numeri, dalle ley line, quindi i salti di vento ci sono, continuano a esserci. Infatti questo qui era per dire che, cioè, questo anche per chi guarda spesso la Coppa, che ha tutte le varie grafiche, si domanda ma com'è possibile che sta a 100 metri avanti, stanno andando dalla stessa parte, a un certo punto si ritrova in realtà 200 metri indietro. Cioè in realtà è una cosa che chi regata dà per scontato, per quello è importante comunque andare dalla parte giusta. Le grandi velocità amplificano i salti di vento. Piccolo esempio banale, quando io faccio l'allenatore con i Nacra, tante volte, e ho più di 2 barche, magari ne ho 3, ho difficoltà ad allinearli per fare le prove di velocità, perché mentre una raffichetta di un nodo superiore su un laser determina una differenza di velocità di 0,1, Sì. su un Nacra, se tu prendi, anziché 8 nodi, ne prendi 9,5, la tua barca si allunga notevolmente sulle altre. Certo. Qui ancora di più, cioè sembra che un nodo di velocità determini del vento, determini un aumento della velocità della barca di 4 nodi. Chiaro. Quindi se tu anziché regatare su una raffica di 9 nodi, ne prendi una a 10, la tua barca Aumenta aumenta la sua velocità esponenzialmente. di 4 nodi, quindi è come un elastico, ok? Questa è una cosa che chi guarda le regate deve imparare a farlo, perché sennò dice, ah, ma quella va a 4 nodi più veloce di quell'altra. No, in quel momento ha preso una raffica. Oppure sta facendo, che poi è l'argomento che introduciamo adesso, Una VMG diversa. sta facendo una VMG diversa. Ora, interrompo la condivisione di questa immagine e proviamo a spiegare, per allacciarci a questo discorso, che cos'è la VMG. Intanto partiamo dal presupposto che non è proprio una cosa semplice da spiegare, è una roba più che altro fisica. Esatto. Però per noi ignoranti in generale, Sì, proviamo a spiegarla in modo semplice, come se la volessimo spiegare a un bambino. Cos'è la VMG? La VMG è, diciamo, intanto la sua spiegazione, il termine VMG vuol dire Velocity Made Good, ok? È praticamente, se tu mi disegni per favore 2 boe, una di bolina e una di poppa, facciamo finta, ok? certo. Una di bolina e una di poppa, e mi disegni la direzione del vento anche, già che ci siamo. Tanto la Ok. carriera viene sempre dall'alto della lavagna, quindi Sì. diciamo. Adesso mi disegni un gommone che va dritto a motore dalla boa di poppa alla boa di bolina, facciamo finta, un motoscafo, qualsiasi cosa essa sia. Ok, e poi invece c'è una barca a vela che fa la sua bolina, che quindi va verso destra, poi vira e va verso sinistra. Perfetto. Ok, benissimo. Eccetera, Benissimo. eccetera, fino ad arrivare alla boa, perché come sappiamo le barche a vela non possono andare controllando. Esatto. Diciamo che quindi per spiegarlo a un bambino la VMG è la velocità reale che fai per raggiungere la velocità di avvicinamento a un punto, che in questo caso potrebbe essere la boa di bolina, quando non hai una rotta ben determinata, ok? So che la sto spiegando in un modo poco No, 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 convenzionale. no, no. Poi, Che sia poi, più efficace. magari ti do una mano io avendo a che fare con chi fa Se iniziazione. noi facciamo finta un gommone e una barca a vela, ok? Se il gommone procede a 6 nodi verso la boa di bolina, quindi con la manetta fissa, lui va a 6 nodi. E questa barca a vela, facendo destra, virando e sinistra, incontra il gommone, ok? Vuol dire che anche la VMG della barca a vela sarà a 6 nodi, ma probabilmente nei singoli lati, cioè mure a sinistra e mure a dritta, starà andando a 9 nodi, O magari ok? di più, certo. Anche 10 facciamo finta, quindi la velocità della barca sarà di, facciamo finta, 9 nodi nei suoi bordi, mure a sinistra e mure a dritta, ma la sua vera VMG, cioè la sua velocità di avvicinamento al punto, sarà i 6 nodi del gommone. Spero di averla È perfettamente chiaro. Questo per dire poi alla fine cosa? Che non è importante
Bravo, quanta bravo. strada fai, ma a che velocità fai questa strada Non solo, verso ma il per punto? tornare all'osservatore che guarda, l'osservatore un po' inesperto che guarda le regate di Coppa America, non deve farsi fregare da quei commentatori che dicono: ah, New Zealand sta andando a 27 nodi, Luna Rossa va a 24, quindi va a 3 nodi più veloce. No, quei 3 nodi in quel momento potrebbero essere determinati da tante cose. O Certo, perché New Zealand ha una raffica in più, o perché in quel momento ha deciso di andare più poggiata e più veloce, perché magari probabilmente. per andare in quel punto lì più Esatto, velocemente ma oppure possibile. perché hai il foil più piccolino, quindi se c'è poco vento e tu hai un foil più piccolo, tieni la barca più poggiata per farla andare più veloce e generare più portanza sul foil. Quindi Certo. magari in Qui quel poi dopo momento lo vediamo proprio direttamente sulle immagini, che sì, è anche più semplice da spiegare. ovviamente in barca, ce l'ho anch'io, diciamo, ho un Lo piccolissimo strumento. programmino Excel, tu puoi fare una velocità diversa ma stessa VMG, cioè tu puoi andare a 27 nodi di velocità e, adesso sto sparando dei numeri un po' a caso, Vai, a andiamo 42 qui. gradi col vento, oppure a 23 nodi di velocità ma a 38 gradi del vento e la VMG facciamo finta è identica, ok? Certo. Quindi mi raccomando di non farsi influenzare da quei numeri che vediamo in televisione, perché quei numeri è un dato relativo soltanto alla velocità in quel momento, ok? Certo. Non è legata all'angolo che facciamo col vento. Adesso provo a disegnare la stessa situazione molto velocemente, facendo le due rotte differenti che dipendono dalla tipologia delle imbarcazioni, dall'intensità del vento, dalla scelta tattica, da tantissime cose. Però diciamo che una barca che fa appunto questa rotta, che può essere considerata forse più stretta rispetto a un'imbarcazione che invece magari fa una rotta che può essere più larga, quindi con bordi con un angolo inferiore, se dovessero arrivare a questo punto nello stesso momento, vuol dire che hanno fatto esattamente la medesima VMG in base alle condizioni che la loro barca le consentiva di fare. Esattamente, è proprio così. Perfetto, allora interrompo la condivisione di questo disegno e Ma andiamo. vi faccio un esempio più facile, cioè per esempio nei windsurf, nell'RSX, la tavola olimpica, Sì, quando ci sono, mi pare, 8 nodi di vento, il windsurfista deve fare la scelta se navigare planante o dislocante, cioè loro scelgono, quello è il confine del vento, in cui decidono se levare la deriva, alzare la deriva alla tavola e fare dei laschi veloci, ok? certo. Oppure rimanere con la deriva giù e bolinare, quindi andare più lenti ma più orzati. Accade tante volte che due tavole in partenza si separano, uno va dislocante, l'altro va planante e arrivano a 1 metro di distanza da poi di bolina. Quello magari andava di bolina a 15 nodi, quell'altro andava a 7, però la loro VMG era molto simile, E ok? poi è un po' quello che vediamo sugli skiff, per esempio, il Esatto, 49er. su tutte le barche, insomma. Ecco, qui hai fatto un bel esempio, è la regata, quella sempre New Zealand contro Luna Rossa contro New Zealand, è la Sì, prima bolina sì. in cui i neozelandesi partono un po' dietro, c'era poco vento e mi ricordo che in tutta questa bolina, un po' perché Luna Rossa virava sulle vele dei neozelandesi e quindi gli dava fastidio, un po' perché il foil dei neozelandesi è più piccolo e quindi sembra che abbia bisogno di portare la barca un po' più poggiata, le rotte di Luna Rossa e i neozelandesi erano abbastanza diverse, cioè Luna Rossa riusciva a orzare di più e i neozelandesi dovevano stare mediamente per tutta quella bolina un po' più poggiati. Dopodiché in questo fermo immagine probabilmente adesso vediamo dalla scia Luna Rossa appena virato, quindi non è proprio esattamente l'angolo reale. Però andando avanti con il video diventa, adesso serve l'occhio un pochino allenato, però è abbastanza chiara questa differenza e lo vediamo dai numeri delle velocità, quindi cancello e vado avanti con il video. Ok, qui ha Adesso, appena virato Luna Rossa, però si vede già, se fai un fermo immagine adesso, certo, ok, ecco. perfetto, qui è evidente, Luna Rossa ha appena finito la virata, invece New Zealand ha già virato da un po', quindi in teoria Sì, è già sul assolutamente suo sì. angolo. Nonostante questo io mi accorgo, sì che ho l'occhio un po' allenato, però si vede abbastanza bene che Luna Rossa avrà almeno
direi un 5-6 gradi più all'orza rispetto ai neozelandesi. Questo è quello che, Certo. diciamo, vedo io in questo momento, Poi ok? sarà interessante anche vedere tutto il discorso che facevi prima sulle velocità nella prossima nel proseguo del video, perché in effetti man mano che andiamo avanti vediamo che il primo segnale abbiamo Luna Rossa che sta Esatto, andando a 20 e Nuova Zelanda che sta andando a 23. esatto, bravissimo. Qui il dato è 23-20. Adesso un commentatore poco esperto potrebbe dire: ah, guarda, i neozelandesi sono 3 nodi più veloci di Luna Rossa. Assolutamente no. In tutta quella bolina Luna Rossa ha guadagnato in tutte le fasi di quella bolina, per cui era soltanto una differenza di velocità dovuta a qualche motivo particolare, che magari loro stavano andando troppo appoggiati. Magari probabilmente la VMG di Luna Rossa era migliore di quella loro in questo momento. Proseguo il video, che tutto il video diciamo è così, più o meno ci sono diverse inquadrature, anche complice il fatto che c'era anche poca aria, però diciamo che per tutto questo lato, questa prima bolina, si vede proprio chiaramente questa differenza. Adesso addirittura la prospettiva frega un po', però si vede anche visivamente che sta andando più veloce New Zealand rispetto a Luna Rossa. Ti fermo un secondo. Sì, Guarda, in questa situazione, diciamo, qualche fotogramma prima, ma comunque no, ma potrebbe essere anche infatti, una scelta tattica quella di New Zealand di andare più veloce, perché magari tu qui potresti essere sotto i rifiuti. certo. Non è così, perché su queste barche i rifiuti arrivano un po' più davanti, ma su una barca classica, facciamo finta un X41, insomma, una barca classica, la barca sopravvento da qui può mandare dei rifiuti alla barca sottovento. Allora magari il tattico chiama al timoniere un'andatura un po' più svelta, in modo tale che da far sì che la barca scivola, perde un po' di altezza, diciamo, ma scivola un po' avanti e si libera dalla turbolenza. Questa è una cosa che in queste regate sono state viste tante volte e non Sì. sono state commentate, ma sono anche quella di andare tante volte, quando tu fai la tattica su una barca, chiedi al timoniere o all'equipaggio una VMG più alta, una VMG più, dici voglio andare più basso e veloce o alto e lento, ok? È proprio una richiesta che fai all'equipaggio e loro regolano le vele, in questo caso i foil, il timone, tutto quello che è, per la richiesta che fa il tattico. Ecco, hai detto una cosa interessante, non abbiamo affrontato proprio ancora come discorso, la regolazione delle vele, quanto è importante? Sì. Beh, la regolazione sulle vele su tutte le barche è molto importante. È chiaro che qui noi vediamo sempre vele molto cazzate, perché il vento apparente è sempre tanto Adesso avanti qua. e quindi vediamo profili molto magri e vele molto cazzate. Abbiamo accennato al vento apparente alla lezione scorsa e addirittura, ahimè, queste sono barche che quando dalla bolina passano alla poppa, anziché mollare le vele, le cazzano, Perché che, c'è che è l'amore. un concetto assolutamente diverso da una barca a vela tradizionale, ma così è e così ce lo dobbiamo far piacere, perché aumenta la velocità, aumenta il vento apparente e quindi diciamo un po' come i catamarani in generale, quando tu passi dalla bolina al traverso sul catamarano quasi non molli vele, addirittura cazzi, perché hai vento in prua ancora più forte. Più poggi, più acceleri. Qui prosegue Esatto. il discorso che facevamo. A me sembra evidente che stia scappando New Zealand, anche se Sì. adesso... Però se guardi adesso sembra che Luna Rossa si alzi. Adesso sono più o meno simili, però io noto sempre che guadagna qualcosina all'orza Luna Rossa, mi sembra, ecco. Difatti poi tra l'altro Ganga, prima di concludere questo nostro incontro, no? Anche dal punto di vista tattico, l'importanza della partenza, dello star davanti, eccetera, eccetera. Ora, in una situazione di bolina, tra l'altro con vento così debole come era in questa occasione, parliamo di 9 nodi, 8 nodi, barca che vola e non vola. Quanto è importante star davanti al primo lato di bolina, secondo te? Credo che intanto stare davanti di Bolina è importante, perché riesce a fare un bel cono d'ombra e quindi rifiuti alla barca dietro. Si riesce a tenerla nell'angolo giusto dei rifiuti. Ahimè, noi abbiamo visto in questa regata Luna Rossa è finito in un buco di vento molto grosso, Ah, perché anche lì su queste barche
è un concetto molto... Mentre su una barca tradizionale quando vai in poppa tu ricevi il vento da dietro, dalle tue spalle, no? Tutte le raffiche arrivano, ti prendono e ti fanno avanzare. Queste sono barche che con 9 nodi vanno a 40 nodi, 36 nodi, una cosa del genere, quindi loro superano il vento che hanno davanti in una velocità impressionante, per cui tu, se c'è un buco di vento a metà poppa, tu giri la boa di bolina e praticamente nell'arco di pochi secondi ti vai a infilare in quel buco di vento lì. E la barca che è dietro di te riesce a vedere il fatto che tu sei in un buco di vento, capisce che là c'è un buco di vento e ti fa il giro. Esatto, quindi diciamo che stare avanti è importantissimo, ma bisogna stare con gli occhi molto aperti. Questo accade anche su tutte le barche che hanno i foil, anche sul Nacra. Tante volte è capitato di girare le bodiboline primi con distacco, alzi il Gennaker, dopo pochi secondi ti comincia a calare il vento, fai una rotta un po' più orzata, gli altri se ne accorgono, strambano subito, un istante dopo tu ti sei ficcato in un grande buco di vento, gli altri ti hanno visto che stavi per soffrire e vanno dalla parte opposta, erano tutti. Ho in mente regate veramente in cui mi sono messe le mani ai capelli perché magari i miei ragazzi erano girati primi e sono finiti nel buco d'aria, ma... No, perché diciamo che questo qui anche per differenziare la regata tradizionale dalla regata diciamo di oggi sui foil, il discorso dello star davanti è un vantaggio, però non è che è proprio un vantaggio così, soprattutto nel bordo di bolina, come lo era in precedenza. Hai detto una cosa importantissima, diciamo che raramente su un laser uno che gira avanti in una poppa riesce a perdere così tanto se finisce in un buco di vento, ok? Su queste barche qua i distacchi possono cambiare veramente in poco tempo. Sì. Perfetto. Allora interrompo la condivisione del video e direi che insomma sono molto soddisfatto. Pensavo di non riuscire a portarla a termine questa perché gli argomenti sono difficili e soprattutto non si esauriscono con questa chiacchierata, però ecco, secondo me il nostro obiettivo di questi nostri incontri è proprio quello di far appassionare più persone possibile, insomma, alla vela e dare la possibilità soprattutto a chi ne capisce poco o nulla di capirci qualcosa in più. Delle nozioni per seguire meglio le regate, sono d'accordo. Di fatto è uno spettacolo e poi dopo sono cose che si integreranno e si miglioreranno, ci saranno i super tecnici che parleranno delle super tecniche. L'altra volta ho sentito un termine meccatronica, l'insieme della meccanica, dell'idraulica e dell'elettronica, che è una di quelle parole che mi viene l'incubo, penso a questi che sono in barca, magari stanno vincendo la regata, si blocca qualcosa a causa di sta cazzo di meccatronica e non vincono la regata perché si è bloccato qualcosa. Tra l'altro sono impauritissimo perché una delle nostre lezioni sarà sui foil e inviteremo, tra l'altro è anche un nostro istruttore, ma insomma è uno molto esperto, che è Sidney Luca Rizzotti, che è della Pacific Marine, che sono quelli che fanno i foil per tutte le imbarcazioni. Io sono preoccupatissimo perché poi finché si tratta di cose beliche, tutto sommato cerco di cavarmela, ecco, sulla parte meccatronica occhio alla meccatronica perché non suona niente di buono, per fortuna sul Nagra non c'è. Ganga, grazie mille, è stata anche questa una puntata divertentissima, cioè per me è un piacere, imparo un sacco di cose e mi diverto e spero che si divertano tutti gli altri che ci seguono. Va bene, grazie a voi e ci aggiorniamo quando ricominceranno le regate magari. Perfetto, grazie Ganga. Ciao Vincenzo. Alla prossima.